Ciao e benvenuto o benvenuta alla presentazione di questa sezione in cui andremo a vedere come condividere il file Excel online, quindi nel cloud, per far sì che sia possibile lavorarci insieme in più persone. Quindi vado a fare un breve sommario della sezione, poi nelle varie lezioni faremo tutti i passaggi punto per vedere come si arriva a ottenere questo risultato. Quindi partiremo dal file Excel che già si trova nel cloud, quindi o nel OneDrive personal o in quello for business o in SharePoint, caso in cui quando cliccheremo su condividi ci si aprirà subito la finestra per andare a condividere il file. Cosa che non accadrà quando invece il file Excel ancora non si trova nel cloud, ma si trova semplicemente sul computer e quando andiamo a cliccare su condividi non ci si aprirà la scheda per la condivisione, ma ci si aprirà la scheda per caricare la cartella nel cloud, quindi o nel personal OneDrive o nel OneDrive for Business. Dopodiché, sia nell'uno che nell'altro caso, o si trovava già nel OneDrive for Business o nel personal OneDrive, oppure si trovava sul computer e lo abbiamo salvato in uno di questi due ambienti, successivamente lo potremo andare a condividere o con un utente interno, quindi se siamo all'interno di Office 365, perché se non abbiamo Office 365 questo non sarà possibile, quindi lo possiamo condividere con un utente interno, cosa che sarà molto semplice, oppure con un procedimento un po' più complesso lo andremo a condividere con un utente esterno all'organizzazione. E questo sarà possibile sia nel caso in cui abbiamo Office 365 che nel caso in cui non lo abbiamo tramite il personal OneDrive. Quindi vedremo il procedimento di condivisione, quindi l'invio dell'invito alla persona a lavorare sul file, vedremo la mail che arriva alla persona, cosa dovrà fare la persona per poter lavorare sul file e poi andremo alla fine a vedere come si lavora in contemporanea sul file dove vedremo dove è posizionata l'altra persona, la cella in cui l'altra persona che sta lavorando con noi è posizionata e su quella cella non ci potremo lavorare. E poi vedremo la funzione estrai, cioè vedremo il controllo del documento, quindi prima di andare a condividerlo potremo anche togliere delle informazioni personali e questo lo approfondiremo. Vedremo come si vede la cronologia delle versioni, cosa che abbiamo già visto, ma la vedremo in maniera un po' più dettagliata, e poi la funzione estrai che ci servirà per fare in modo che quando noi non siamo collegati possiamo impedire alle altre persone con cui abbiamo condiviso il file di lavorarci temporaneamente, cioè per il momento in cui noi non siamo collegati, per il tempo in cui non siamo collegati, perché vogliamo vedere quello che accade su quel foglio Excel. Quindi una volta che glielo abbiamo impedito, la persona, innanzitutto noi vedremo che questo file è stato estratto e quindi gli altri non potranno lavorarci, l'utente esterno se si collega si vedrà preclusa la possibilità, come si vede qua su in alto, di apportare qualsiasi tipo di modifica a questo file. E poi da ultimo andremo a vedere anche l'ambiente del personal OneDrive, faremo il login all'account del personal OneDrive, andremo a fare lo stesso procedimento di condivisione che è assolutamente analogo a quello in Office 365, ovviamente qui non lo potremo condividere con gli utenti interni perché non abbiamo Office 365 in questo caso, e poi in fondo anche a gestire l'accesso, cioè anche a poter revocare la possibilità per le persone con cui lo abbiamo condiviso di accedere al file. Quindi ti aspetto nella prossima lezione dove entreremo proprio nel merito della condivisione del file all'esterno con altre persone o anche all'esterno del nostro personal OneDrive o anche del OneDrive for Business all'interno di Office 365, quindi con altre persone all'interno dell'organizzazione per fare in modo che si possano simultaneamente e sincronicamente apportare delle modifiche al file. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!